Cubo di Rubrik. Molti pensano che risolvere questo sia difficilissimo e che per risolverlo bisogna essere dei geni. In realtà no, perché se lo risolvo io, e vi assicuro che se fosse stato per me oggi non ci sarebbe neanche la ruota, vuol dire che lo può risolvere chiunque. Allora, io in questo video cercherò di spiegarvi tutti i passaggi per arrivare da questo a un cubo completo, quindi un cubo che abbia tutte le facce di colori diversi ma completi, ovvero il cubo ha 6 colori: bianco, rosso, giallo, arancione, blu e verde. Io alla fine del video vi insegnerò, almeno ci proverò, ad avere un cubo che abbia tutti i colori al posto giusto. Ok. Dovete sapere una cosa. Ci sono, come vi dicevo, questi 6 colori. Ogni facciata nel centro ha un colore e voi, per quanto muoviate il cubo in tutte le posizioni, potete guarda, ore e ore a muoverlo, non riuscirete mai a muovere quelli centrali. Quindi il rosso rimarrà sempre nel suo punto, il bianco nel suo punto, il verde nel suo punto e tutti gli altri colori idem. Rubrik è stato l'unico vero genio che è quello che l'ha inventato, quindi ci ha dato un consiglio, ha dato un input per sviluppare e risolvere il suo lucchetto, perché questo non è altro che un lucchetto. In realtà se tu sai la combinazione, e sono più o meno 8 movimenti, e forse anche meno, poi lo scopriremo durante il video, tu lo risolvi in 30 secondi. Il video purtroppo sarà un pochettino più lungo perché di 30 secondi, perché per spiegarvi ogni passaggio ci vorrà un pelino più di tempo, però alla fine vi assicuro che sarete contenti di averlo seguito. Ok, cominciamo a risolvere questo lucchetto. Iniziamo dal bianco, perché Rubrik ci dice, ci mette anche un simbolino, iniziate dal bianco. Questo non vuol dire che dovete iniziare, che dobbiate per forza iniziare dal bianco, ma potete iniziare da qualsiasi colore. Ma lui, per una questione mentale, vi dice iniziate dal bianco. Quindi noi seguiamo quello che dice lui, che era un genio. Allora, prima cosa da fare è creare una croce. Quindi bianco, 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 e poi si continua. Bisogna stare attenti che, dato che ci sono dei colori fissi delle facciate, che non potranno mai essere spostati, quando io andrò a posizionare questo bianco dovrò stare attento che, dato che qui c'è il blu, qui ci sia il blu. Stessa cosa, quando metto questo bianco, devo stare attento che qui, in questo punto, ci sia l'arancione, e così via per tutti gli altri colori. Iniziamo. Ecco qua. E il primo siamo andati a posizionarlo. Ho messo il bianco, il blu sulla facciata blu, il bianco ovviamente nel lato bianco. Continuiamo. Scegliamo il verde. Allora, noi il verde ce l'abbiamo qui, ma dobbiamo portarlo qui. Come si fa? Spostiamo, guardate, abbasso, torno indietro e riporto su. E magicamente io ho verde, verde, bianco, bianco. Quindi adesso lo dobbiamo fare per tutti gli altri. Questo c'è un rosso e un bianco che qui non va bene, c'è un arancione in più, è ruotato male. Quindi cosa facciamo? Lo portiamo giù, andiamo a cercare il rosso che è qui, ruotiamo questo bianco e questo rosso e lo dobbiamo portare qua, in modo che poi si abbassi questo. Quindi facciamolo, facciamo così, abbiamo portato il bianco giù, spostiamo, vedete, bianco, rosso, e ritorniamo su. Ed ecco qua che abbiamo posizionato bianco, rosso, rosso. Ci manca l'ultimo bianco, eccolo qui. Quindi questo lo dobbiamo portare qui. Portiamolo giù, ok? Però adesso questo dovrebbe essere qua. Allora cosa si fa? Lo spostiamo, allora, o a sinistra o a destra è uguale. Io lo sposto a destra, ok? Porto giù, vado a spostare questo in modo che arrivi dove c'è il bianco, ok? E lo riporto su. E la croce è fatta, guardate un po', con tutti i colori al posto giusto. È importantissimo che questi colori siano già ora posizionati. Quindi, fatta la croce, si procede con gli spigoli, con gli angoli, ok? Quindi, bisogna portare, è un pochettino più difficile adesso, perché saranno 3 i colori da far coincidere. Quindi, in questo caso, questo angolo va messo praticamente bianco, blu e arancione. Qui ci andrà il bianco qui, il blu qui e l'arancione qui. Sembra difficile, ma in realtà non lo è. Allora, noi ci troviamo il bianco, il blu e l'arancione qua sotto.
dobbiamo portarlo qua sopra. Cosa facciamo? Semplicemente questo. Questo è un movimento che andrà ripetuto per tutti e anche successivamente sarà uno dei movimenti che saranno da fare per altri passaggi del cubo. Quindi è questo. Abbasso, sinistra, alzo, destra. Movimento risolto, movimento finito e guardate un po', blu, arancione e bianco. Ok? Adesso andiamo a posizionare gli altri tre. Qui occorrerà, allora, noi abbiamo rosso, verde, bianco, andiamo a cercare la facciata giusta, quindi rosso, verde, bianco, lo portiamo sotto, dovrebbe andare qua ed è qua, quindi di nuovo abbasso, sinistra, alzo, destra e guardate un po', l'abbiamo posizionato. Adesso abbiamo un altro, quindi rosso, blu e bianco, andiamolo a cercare. Rosso, blu e bianco, eccolo qui. Abbasso, sinistra, alzo, destra e guardate un po', abbiamo posizionato anche questo. Manca l'ultimo, quindi l'ultimo che ci sarà a disposizione è questo, quindi vediamo se effettivamente è questo. Arancione, verde, bianco, ok? Lo portiamo qua e facciamo lo stesso movimento. Abbasso, sinistra, alzo, destra. Vedete che è andato su, ma non è nel posto giusto. Non è ruotato nella maniera in cui dovrebbe essere ruotato. Quindi adesso rifacciamo lo stesso movimento tutte le volte che servirà, sempre lo stesso movimento finché non si girerà. Quindi abbasso, sinistra, alzo, destra, ed è andato giù, abbasso, sinistra, alzo, destra. Ed ecco qua che la facciata bianca si è completata e abbiamo anche completato il primo piano. Io ve lo chiamerò primo piano perché vi servirà poi per capire gli altri che saranno secondo e terzo come completarli, almeno gli diamo un nome. Ok. Quindi, secondo passaggio, andiamo a mettere questi angoli. Dobbiamo metterli nel posto giusto, quindi il posto giusto significa qui ci andrebbe un rosso e un verde. In realtà c'è un verde e un arancione e in più messi a come è capitato, quindi non va bene. In questo caso c'è un blu e un rosso che dovrebbe essere qui, rosso e blu. Quindi bisognerà ruotare questo e portarlo qui. Anche qui c'è un movimento ben preciso da fare, che sarà identico sia se io lo voglio portare di qua, o che se lo voglio portare di qua. Ovviamente questo che ha il blu e il rosso va messo di qua, perché il blu è di qua e il rosso è di qua c'è il verde, quindi non andrebbe bene. È semplicemente da fare in modo speculare rispetto a quello che sto dicendo adesso. Inizio, allontano, bianco, avvicino, ruoto, torno indietro, bianco. Vedete, sotto non ho spostato nulla, nonostante aver movimentato tutto in pratica, e abbiamo posizionato l'angolo nel posto giusto. Era qui ed è arrivato qui, blu, rosso. Quindi adesso continuo per tutti gli altri. Questo è blu, arancione e va spostato qui. Quindi blu, arancione, allontano, bianco, avvicino, ruoto, torno indietro, bianco. E abbiamo posizionato un altro angolo. Allora, siamo un po' sfortunati in questo caso perché se fossero stati qua sopra sarebbe stato semplicissimo, invece no, io sono sempre fortunato, quindi no, questo va prima portato su perché è messo qua ed è posizionato male, e anche questo è messo qua ed è posizionato male, bisogna spostarli da qua, portarli su e poi riportarli giù nel posto, nel modo corretto. Quindi iniziamo, allontano, bianco, avvicino, ruoto, torno indietro, bianco, e quindi lo abbiamo portato su, quindi adesso è verde e rosso, però qui c'è l'arancione, quindi lo spostiamo sul verde e lo andiamo a mettere, qui c'è il rosso, verde e va messo qua, quindi allontano, bianco, avvicino, ruoto, torno indietro, bianco, e l'abbiamo posizionato. Ok, adesso abbiamo il verde e l'arancione che si sono spostati e sono andati su coi movimenti che abbiamo fatto. Portiamo il verde qua e va messo qua, allontano, bianco, avvicino, ruoto, torno indietro, bianco, e avete visto anche posizionandolo a destra come viene, è la stessa identica cosa ma è speculare, ok? Fatto il secondo piano, adesso c'è un altro, il prossimo step è quello di creare una croce gialla qua. Come si fa? Allora, sopra abbiamo tutti gialli, più gialli a destra possibile dovrete mettere, perché adesso vi farò vedere il movimento che c'è da fare, ma con tutti i gialli a destra. Quindi questo è il movimento.
Ok, ecco la croce. Si è creata una croce, abbiamo il bianco finito, il primo piano finito e il secondo piano finito. E abbiamo già creato la croce. Adesso bisogna andare a posizionare. La croce ha dei colori, ok? Bisogna fare come col bianco, devono coincidere con i colori fissi. Quindi lo andiamo a ruotare e guardate un po', sono fissi. Li vedete? Ok, adesso bisogna spostare in pratica questi angoli coi colori giusti, ok? Quindi in questo caso rosso, verde, giallo e questo qui l'angolo è già posizionato perché c'è il rosso, il verde e il giallo. Ma questo per esempio no, perché qui c'è l'arancione, il verde e il giallo e qui invece abbiamo blu e rosso, quindi non va bene. Cosa succede? Questo sì, questo no, questo nemmeno perché ha blu che c'è, ma il rosso non c'è l'arancione e il giallo è qui. Allora cosa si fa? Si va a prendere, almeno uno ce ne deve essere che coincida con i tre colori, anche se poi ruotato male, e in questo caso lo abbiamo, quindi verde, rosso e giallo, e si fa questo movimento. Allora, sinistra, su, destra, su, sinistra, giù, destra, giù, ok? Quindi qui si è posizionato, il rosso è rimasto allo stesso posto, il giallo pure, il verde pure, questo non si è mosso, ma gli altri invece si sono mossi e si sono andati a posizionare il rosso, il giallo e il blu, l'arancione, il blu con il blu e il giallo col giallo e così via il verde. Quindi al primo colpo siamo riusciti, abbiamo avuto fortuna, si sono posizionati tutti. Se non si fossero posizionati sarebbe bastato semplicemente continuare con queste mosse, quindi sinistra su, sinistra giù, destra giù. E nel giro di 8 volte si sarebbe posizionato, massimo entro 8 volte si sarebbero posizionati. Ok, quindi adesso c'è da ruotarli per far venire la facciata, quindi si sceglie, si inizia, notate, si fa così, uno qualsiasi a caso, perché una volta che avete posizionato gli angoli e dovete soltanto ruotarli, uno vale l'altro, vi mettete scegliamo il blu, ok? E puramente così, poteva essere qualsiasi altro colore, e si fa questo movimento che abbiamo già visto prima, abbasso, sinistra, alzo, destra, non è venuto, è giù, e continuiamo, abbasso, sinistra, alzo, destra, finché la facciata gialla non viene qui, ok? Ruotiamo di 90 gradi e rifacciamo lo stesso movimento, abbasso, sinistra, alzo, destra, abbasso, sinistra, alzo, destra, niente, continuiamo, abbasso, sinistra, alzo, destra, niente, rifacciamo, abbasso, sinistra, alzo, destra, e guardate un po', si è andato a posizionare. Fino ad 8 volte è tutto normale, se supera le 8 volte allora c'è un problema, vuol dire che qualcosa non sta andando. Ruotiamo di 90 gradi e rifacciamo la stessa operazione, abbasso, sinistra, alzo, destra, abbasso, sinistra, alzo, destra, abbasso, sinistra, alzo, destra, vedete che continua ma niente, abbasso, sinistra, alzo, destra, e guardate un po', c'è andato alla fine. L'ultimo, giriamo di 90 gradi e rifacciamo lo stesso movimento, abbasso, sinistra, alzo, destra, abbasso, sinistra, alzo, destra, ed ecco a voi che magicamente il cubo è fatto. Tutte le facce con tutti i colori al loro posto. Allora, faccio questa aggiunta al video perché prima, quando abbiamo creato la croce, si sono andati a posizionare già i colori nei posti giusti, quindi croce, blu, qui c'era l'arancione, qui c'era il verde e qui c'era il rosso, e non c'è stato il modo di farvi vedere come si deve posizionare quando hai fatto la croce i colori nel posto giusto, perché qui per esempio non ce n'è uno tranne il blu che coincida. Allora, cosa si fa? Allora, il movimento giusto è: dopo che hai posizionato almeno un colore, in questo caso l'unico che coincide, quindi il blu, fai su, sinistra, giù, sinistra, su, sinistra, sinistra, giù. E guardate un po', si sono andati a posizionare. Questo movimento adesso è venuto al primo colpo, se non fosse venuto al primo colpo si ripeteva lo stesso movimento per 8 volte. Se non fosse venuto entro le 8 volte sarebbe bastato ruotare
di 90 gradi o di 180 gradi, rimettendo un colore a scelta, quindi verde con verde, rosso con rosso, o comunque quello che vi capitava, e rifacendo esattamente lo stesso movimento, quindi su sinistra, su sinistra, sinistra, giù. E questo finché non si otteneva questo risultato, quindi croce, coi colori nei posti giusti. Ok. Ed ecco a voi il risultato finale. Direi che è molto carino e insomma basta provarci. Io le spiegazioni ve le ho date tutte, basta seguirle e otterrete questo nel giro di pochissimo. Se vi servisse qualche altra informazione mi potete contattare benissimo su Instagram, mi trovate con Stefano Gullotta e qualsiasi domanda fatemela e io se posso vi risponderò. Un abbraccio e al prossimo video.